Ma KTM la salvano gli indiani, MV la salvano gli indiani a casa loro vendono miliardi di moto, gli indiani sono Royal Enfield e Bajaj, gli indiani però fanno moto brutte, no. Quello degli indiani è tutto un mondo a parte che fa paura ed è un mondo in cui i protagonisti veri non sono gli indiani che pensiamo noi, non tutti, e non fanno solo le moto che pensiamo noi, non solo quelle. Allora, i produttori indiani che si conoscono da noi sono i soliti nomi e se la comandano, ma non sono soli e combattono battaglie molto complicate con case che non ci aspettiamo, su un mercato che non ci aspettiamo e sono pericolosi, molto diversi dai cinesi. Lo volete uno scenario scioccante per immatricolazioni, fatturato, modelli e quote di mercato di una nazione che ha miliardi di cittadini, tutti giovanissimi e tutti più motociclisti di noi? E io ve lo do. Dai! Oh, ciao da Mister Helmet. Questa cosa degli indiani che saltano fuori ogni volta che una delle nostre industrie europee in difficoltà, specialmente di automotive, è in crisi e deve essere salvata, va spiegata un po' meglio, va spiegata bene, perché è vero che i produttori indiani ci sono e hanno i soldi e fanno i numeri, ma non sono tutti uguali e non sono tutti interessati alle stesse cose. Allora, innanzitutto bisogna tenere conto che è molto importante la differenza con la Cina. I produttori indiani non perseguono né la via esclusivamente tecnologica, né quella spettacolare dell'aspetto estetico, cioè, bensì la via della economicità e della praticità. Per le moto parliamo. Uhm, e della, come posso dire, della convenienza, dei prezzi bassi, ancora di più dei cinesi, okay? Hanno l'idea che guida gli indiani è quella della robustezza essenziale o comunque della riparabilità. Un'altra cosa che differenzia gli indiani dai cinesi è che, nonostante, diciamo così, questo fatto che hanno iniziato dall'entry level, i cinesi stanno lavorando per costruirsi, diciamo così, una credibilità dal punto di vista del marchio e vogliono anche loro avere i loro marchi importanti, vogliono anche loro operare nel lusso, nelle auto sta già succedendo, poi avete capito che no, lo sapete, nelle moto QJ, Kove, CF Moto stanno facendo delle cose importanti e lavorano con il marchio proprio, sempre di più, mentre gli indiani diciamo badano ai numeri e subiscono molto i brand stranieri, fanno i terzisti ancora più che i cinesi, si accontentano di cose diverse, ok? Hanno una mobilità diversa e quindi troverete in questo video in cui vi spiegherò chi sono gli indiani più importanti che costruiscono le motociclette delle partnership un po' particolari, un po' diverse, alcune ovviamente le conoscete già come quella di KTM, ok? In India ci sono anche delle differenze importanti di fatturato dove ci sono delle aziende che guardano più al marchio e altre che invece non sono molto interessate, magari vendono molte più motociclette, fanno molti meno utili, molto meno, meno margine, insomma, sono delle situazioni un po' particolari. Allora, vediamo subito qualche classifica. Allora, i principali produttori di motociclette in India li conoscete, ma non tutti. Allora, al primo posto c'è Hero Motocorp. I più attenti se la ricorderanno per un tentativo di fare la Superbike, no? La Hero corse in Superbike con risultati insomma abbastanza da dimenticare. Al secondo posto sorprende un po' TVS Moto, che opera anche in Italia, ha anche un sito italiano, però le motociclette che vende in Italia sono leggermente diverse. Poi c'è Bajaj, che insomma Bajaj lo conoscete per essere stato nominato tante volte come partner e socio di KTM. Poi c'è Royal Enfield, e questo addirittura è un marchio che un po' fino a qualche tempo fa noi snobbavamo, ma che invece in India è ritenuto un marchio addirittura premium, che fa moto molto grosse. Tenete conto che la cilindrata molto grossa in India è una cilindrata che da noi è 600, una roba così, ok? Quindi non troverete, un'altra cosa che vi dico se vi metterete a cercare queste informazioni qui, a seconda delle ricerche che farete non troverete mai dei risultati di classifiche uguali come fatturato e come numero di moto immatricolate, però grosso modo una media è questa qui. Al primo posto c'è Hero, abbiamo detto, che vende 4,5 nel 2023, ha venduto 4,5 milioni di moto, sono tante.
e ha un fatturato di circa 3 miliardi di dollari, ok? Poi c'è TVS che ne vende poco meno, 4 milioni e qualcosa, e ha un fatturato ha un po' più di margine, ok, circa 3 miliardi e mezzo. Dopodiché al terzo posto troviamo finalmente Bajaj, che si autodefinisce, diciamo così, il costruttore indiano più amato, più conosciuto al mondo, che vende circa un po' meno di 4 milioni di moto perché ha avuto un piccolo calo e diciamo ha un'offerta un po' particolare. Poi c'è Royal Enfield che arriva al 1.000.000 circa di motociclette. Noi avremmo pensato che questo sarebbe stato uno dei più grandi, invece Royal Enfield, insieme ad altri che poi vi nominerò, è ritenuto uno di quelli di costruttori un po' più di nicchia, un po' più di lusso. Tenete conto che almeno altri tre costruttori vendono 4 volte le moto che vende Royal Enfield. Allora, se allarghiamo un po' il cerchio, cominciamo a guardare le vendite, non solo il fatturato, iniziamo a scoprire poi che in India, a livello di produzione di moto, ci sono un sacco di player che magari in India vendono un po' meno, ma che usano l'India come piattaforma per il lancio dei loro prodotti a livello mondiale. E al primo posto c'è Hero, l'abbiamo detto, Bajaj e Royal Enfield a livello di produzione globale, ma poi abbiamo anche ovviamente da TVS cominciamo a vedere i giapponesi, Suzuki Motorcycle India, che in India fa anche le automobili, la famosa Maruti e la Suzuki indiana, fa un sacco di cose, Mahindra, che oltre a fare auto fa anche motociclette e ha una presenza nel mercato indiano, ma vende molto anche fuori. E poi cominciamo ad avere ci sono anche gli altri giapponesi, c'è Yamaha Motor India che ha uno stabilimento gigantesco ed è una sussidiaria della Yamaha giapponese, e poi c'è Honda Motorcycle India, Motorcycle and Scooter India, che è HMSI, che è proprio un'azienda vera e propria, una sussidiaria molto indipendente di Honda, con uno degli stabilimenti più grandi di tutta l'India, e Honda magari non vende tantissimo in India, ma usa l'India come piattaforma di lancio. Scopriremo poi che tutti questi giapponesi hanno delle moto prodotte apposta per l'India, perché l'India ha dei gusti un po' particolari che poi vi racconterò. Poi c'è Java che fa delle moto un po' più di nicchia, delle leggende di moto tipo vintage, modelli classici, e poi c'è KTM con Bajaj che sono consociati, stanno insieme, però adesso sapete che KTM ha una situazione un po' particolare. Allora, in India contano moltissimo i giapponesi, ve lo ripeto, e si sono sistemati lì con succursali e stabilimenti, però più per produrre che per vendere in India direttamente. Diciamo India, Indonesia, Pakistan e tutte quelle aree lì, i giapponesi usano l'India per produrre a costi, diciamo così, convenienti le motociclette che vendono nei dintorni e anche in tutto il mondo, ok? Quindi lo sapete che Honda con lo stabilimento di Vitalapur, pare sia è grande come una città, e praticamente è il più grande impianto di tutta Honda in tutto il mondo per la produzione di scooter, ok? E fa 2 milioni di moto all'anno, solo quell'impianto lì. Okay? Cioè, è chiaro, è facile capire che magari anche molti degli scooter asiatici arrivano dall'India. Stessa cosa per Yamaha e Suzuki, ok? Non si vendono miliardi di moto giapponesi in India, ma si vendono miliardi di moto prodotte in India in tutto il mondo, ok? Ma che moto guidano gli indiani? Che moto si vendono? Che moto gli piacciono? Che moto comprano? Che moto girano da loro? E io vi faccio vedere una panoramica dei modelli attualmente disponibili per Aero, TVS, Bajaj e Royal Enfield. Non ve le mostro perché le conoscete già sicuramente, e vi invito a tenere conto del fatto che non è che questi sono costretti a comprare queste moto qua. Queste moto qua agli indiani piacciono veramente, perché è questo il concetto di motociclismo a cui storicamente sono sempre stati abituati. Tenete conto che la moto è un oggetto che dura una vita e che viene assolutamente maltrattato e sfruttato, e che mediamente costa circa 800 euro, ok? E che non ha quasi mai, tranne qualche caso di qualche ragazzo più giovane, una concessione al look e alla tecnologia. Tenete conto che la maggior parte del parco circolante ha i freni a tamburo, anteriori e posteriori, e quello che conta in India è la praticità, ma soprattutto
l'economicità dei consumi, tanto scoprirete dei carburanti alternativi, e la riparabilità ovunque si possa andare, ok? Per questo, per esempio, c'è Bajaj che ha la Freedom, che è una moto che va addirittura a metano, mentre ci sono poi moto a GPL, cosa che da noi non è pensabile. E quindi, voglio dire, e per un certo periodo si sono avute anche moto a gasolio, però adesso ve le faccio vedere direttamente dal sito. Però prima vi presento un amico che ci aiuta a pagare le bollette. Tu piace Mister 10 dispositivi. 10 dispositivi con NordVPN vuol dire tablet, cellulare, altro cellulare, il PC fisso, il PC portatile, la Smart TV, il navigatore Android Auto, Apple CarPlay, il telefono di vostra moglie che fa pasticcio, di vostra mamma che si scarica i giochini, ma per fare che? Per essere protetti, navigare nell'anonimato, non avere violazioni di privacy, di dati, di malware che vi disturbano. Vi arriva un messaggino di quelli interessanti mentre siete in coda al check-in o a fare la spesa o in banca, e per distrazione cliccate o rispondete, arrivano sempre nel momento in cui siete più vulnerabili e più indaffarati, e quindi poi dopo avete problemi della gestione dei dati. Avete la possibilità di mettere insieme i vostri dati in un cloud dedicato, potete trasferire file, fare un sacco di cose come avere la possibilità di geolocalizzarvi adesso che inizia il mondiale Superbike e MotoGP. Se siete in vacanza fuori dall'Italia a guardare la TV italiana, o in Italia a guardare un po' come se la cavano le televisioni straniere. Ma soprattutto la domanda è: voi viaggereste mai senza casco in moto o senza tuta? Sareste come nudi, e anche quando navigate bisogna tutelarsi e stare al sicuro. Io vi dico di andare qui, nordvpn.com/MrHelmet, per vedere, grazie alla partnership con Mr. Helmet, che scontone vi beccate sul prezzo già conveniente di Mr. Helmet per i piani di un mese, un anno o 2 anni, con le varie opzioni di servizio che vorrete attivare. Potete fare la simulazione, vedete cosa c'è, cosa manca, cosa potete avere in più, quanto costa, quanto risparmiate, e soprattutto avete 30 giorni per cambiare idea, ma io vi assicuro che non lo farete. nordvpn.com/MrHelmet. Volevo farvi vedere le moto che circolano in India, e io ve le faccio vedere iniziando dalla capolista, l'azienda che vende di più, Hero Motocorp, ok? Hero Motocorp offre una vastissima gamma di motociclette di vario tipo, quindi commuter, premium, scooter e Vida, che sono gli scooter elettrici. Adesso ve le faccio vedere. Tenete conto che le moto premium sono quelle da 250 e da 210 cc. Una sembra un po' una moto da trial, un po' economica, questa qui è un po' più moderna, ma non vedrete cose molto molto eclatanti. Eccole qui. Ci sono poi altre motociclette, scooter che sono abbastanza aggressivi. Tenete conto che Hero è uno dei più moderni fra i produttori indiani. Vedete che lo scooter ammiraglio è di 160 cc. Tenete conto che noi invece in Europa abbiamo scooter che arrivano a 5, 6, 700 cc di cilindrata, che sono praticamente delle moto inconcepibili in India. C'è poi la parte dedicata agli scooter elettrici, ma anche, no, questa è un'altra cosa, ve la faccio vedere dopo, ma anche una partnership molto interessante con Harley Davidson. Ve la faccio vedere in diretta se decide di caricarsi, ed è la nuova Harley Davidson X440, la roadster riimmaginata, dicono loro, che, tenete conto, va a scontrarsi direttamente sul mercato indiano con la Bajaj fatta con Triumph, oltre che con le moto in partnership con KTM, e va anche a scontrarsi con una moto di TVS che vedremo dopo. Tenete conto che questa è una moto molto interessante, non è sicuramente un Harley Davidson ferrosa come quelle che fanno a Milwaukee, però è prodotta su licenza ed è una Harley vera e propria. Ok, questo è Hero Motocorp,
che fa un po' di cose interessanti a dei prezzi che arrivano a 1.200 euro. Diciamo, queste sono le cifre per questo tipo di motocicletta qui. Tenete conto che Hero è un'azienda importante, si occupa, oggi ha deciso di fare i capricci internet, si occupa anche di motorsport, partecipando alla Dakar. Lo vedete qui, la Hero fa gare nazionali, internazionali, insomma è un'azienda che in India se la comanda, ok? Quindi Hero si distacca un po' dalle altre aziende indiane. Vi faccio vedere adesso invece la TVS. La TVS, guardate che questa moto qui che costa circa 500 euro. TVS è un'azienda che fa modelli che vanno dalle moto sportive agli scooter, viaggia abbastanza sul tamarro ed è la classica casa indiana. Questa è proprio veramente la tipica casa indiana con le moto un po' sgraziate, che però sono immortali, sempre riparabili, un pochino tamarre perché le grafiche sono un po' allegre. Fa anche scooter e quelli che si chiamano mopeds, che sono una specie di tuboni al costo inferiore ai 600 euro. Guardate, questi qui sono i mopeds. È evidente che in India la preoccupazione dell'utente singolo sulla moto non c'è, tant'è vero che qui ci si può alloggiare una famiglia. I moped costano 400 e qualcosa euro, vanno all'infinito, vedete il freno a tamburo è quello che è tutto il resto. Fa anche roba elettrica e soprattutto fa anche una serie di prodotti abbastanza strani per noi, che in Italia non li vediamo più, ma che sono i moped, cioè che sono i tre ruote. Guardate qua. Allora, ci sono, a parte gli scooter elettrici, gli scooter questi interessanti, questi qui, fa anche i tre ruote, i tre ruote che ne vendono milioni, sia nella versione elettrica, sia, guardate qua, a metano, benzina e GPL. Ok, questi aggeggi qua, tenete conto che costano dai 1.300 ai 1.800 euro. Si usano per taxi, per trasporto, eccetera. Ne vendono milioni e tenete conto che costano circa la metà dell'equivalente prodotto da Piaggio, l'Ape, per capire la differenza. Piaggio vende molti di questi veicoli in India, posizionandosi però su un segmento più alto. Adesso ha ceduto anche delle licenze, quindi tendenzialmente non è più la sola a farlo. Lo ha fatto anche per le vecchie Vespe, eccetera. Tenete conto che questa TVS ha, diciamo così, il DNA un po' tamarro. Infatti vedete, fa queste moto qua abbastanza corsaiole, e soprattutto la cosa abbastanza interessante è che qui si strizza l'occhio. Questa è l'equivalente classica che si va a scontrare con l'Harley XR440 e con la Triumph fatta da Bajaj. Qui vedete c'è anche una moto da corsa che però è 300 di cilindrata e viene ritenuta grossa. E poi, come vedete, in India ci sono delle cose che in Italia non si possono più fare, tipo l'impennata, andare in due, fare robe così. In India si fanno ancora. Diciamo che TVS è l'azienda, come vedete, un po' più giovanile, un po' più tamarretta, che si avvicina un po' di più al motociclismo europeo, però diciamo così non esattamente elegantone. Adesso questo è Bajaj. Bajaj si definisce l'azienda indiana più amata nel mondo. Questo è uno dei prodotti di punta, ma vedete ce ne sono anche altri. Diciamo che Bajaj se la tira un po' perché è un'azienda che è nota per prestazioni e affidabilità, ma è anche nota per il suo respiro internazionale. Quindi gli scooter, come vedete, sono un po' più curati e molto somiglianti ai nostri, costicchiano un po' di più, mentre vabbè, oggi ho deciso di farmi soffrire. Vedete, sono scooter praticamente equivalenti a quelli europei, mentre invece le altre attività, i tre ruote, le altre classiche cose così, sono invece un pochino più spartane. Le moto
sono invece, come posso dire, il classico prodotto indiano. Guardate qua, ve lo faccio vedere, con poca tecnologia se non niente, e questo invece è il nostro prodotto di punta. Tenete conto che il Bajaj Freedom è un prodotto a metano. Sembra strano, ma è a metano, ok? 125 a metano con freni a tamburo. Questo è quello che veramente conta in India. Un po' più allegro questo. Questa è una moto considerata una moto vera e propria. Ci sono addirittura anche delle moto custom, e poi c'è la parte, questa è la vera moto indiana da circa 600 euro, la platina 100, 100, 120 è la cilindrata media. La cilindrata grossa è praticamente 300, 300 cc, ok? Quindi sono loro che le vogliono proprio così queste moto. Tenete conto di una cosa, che eh, queste moto qui, sgraziate, un po' che sembrano storte, non sono né una necessità né sono proprio un'esigenza, e proprio uno stile di vita. Anche Honda India produce per l'India questo tipo di motociclette, a parte gli scooter che sono un po' più per la città, quel tipo di motociclette, perché assolutamente l'utenza indiana vuole questo tipo di moto qua. Guardate in alto, quelle che in Honda producono, vabbè, veicoli elettrici, lo sapete, queste moto che sono le classiche moto indiane, gli scooter che avete visto, e poi quelle che in India sono le big bike. Le big bike in India sono moto fino a 300 cc, ok? Big bike, la CB 300, la CB 500 XT è già un'eccezione, dopodiché si ha una moto come la Transalp, che è la moto più grossa in assoluto, mentre invece di nicchia e praticamente fantascientifica è la Goldwing, che però ha un sito a parte, è proprio quella per i veri ricchi. Ma insomma la gamma si articola in tantissimi modelli, ma sono tutti sotto i 200 cc di cilindrata, ok? Quindi Honda fa queste motociclette, vedete qui, da 20 anni, dove cambia solo il cruscotto e poche cose, e soprattutto le produce assolutamente soltanto per questi paesi qua. Tenete conto che la moto più grossa, ve lo dicevo, è la Transalp, e quindi alla fine il resto sono tutte big bike. Cosa c'è da capire sul motociclismo indiano? Che alcune di queste moto sono orribili, noi non le compreremo mai, e che è un motociclismo assolutamente diverso e lontanissimo dal nostro. Si vendono, attenzione, nella sola India circa 20 milioni di moto all'anno, e tenete conto che nel 2023 nei principali mercati europei, e quindi Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito, vi dico le nazioni più grosse, sono state immatricolate complessivamente nel 2023 un milione circa di moto e circa 200.000 scooter, contro i 20 milioni immatricolati nella sola India. Ok, in India si va in moto a tutte le età, anche in tre, non ci sono problemi. Ok, anche da noi in certe zone ci va tutta la famiglia. Le pubblicità fanno riferimento esplicito ancora adesso a gare, a prestazioni, si fanno le foto in impennato, come avete visto, come da noi fino a poco tempo fa si potevano fare, mentre adesso non si possono fare più, e i giovani vogliono così tanto lavorare nel motociclismo, occuparsi di moto, seguire le moto, usare le moto, che ci sono addirittura delle truffe, e praticamente, guardate qua, Honda ha dovuto avvertire di non fidarsi delle mail di phishing che simulano ricerca di personale nel mondo delle moto, con particolare attenzione a Honda, con tanti di esempi. Insomma, quello indiano è un motociclismo antico, è un motociclismo romantico, è un motociclismo passionale, e per questo purtroppo non è il nostro il motociclismo giusto, ma è il loro. È perché è un motociclismo giusto quello indiano, perché
che infatti non ci appartiene più perché è un motociclismo vivo, mentre invece il nostro è morto. Quello indiano è il motociclismo vivo, è il motociclismo che funziona e infatti si sta comprando il nostro. Per cui, anche se noi siamo più eleganti, più fighi e con le moto più grosse, i numeri li stanno facendo gli altri e presto temo che faranno anche i numeri nostri e noi parleremo indiano, come già sta succedendo. Mi fate sapere cosa ne pensate di queste moto, cosa ne pensate dell'approccio indiano, cosa ne pensate del motociclismo, è quello vero, è il nostro o il loro? Iscrivetevi a Mr. Helmet, seguite, mettete like e supportate il canale. Abbiamo fatto un altro po' di informazioni. Ciao!